Ciao ragazzi, e come sempre eccoci qua. Allora, siamo tornati dal Legend Rally e in questo video parleremo di questo e anche un po' di altro, ma specialmente di questo. Legend Rally, manifestazione che si è svolta in Sardegna, fantastica, veramente bella. La Sardegna è un paradiso, come tanti di voi sanno, che sono andati, è un paradiso per l'enduro, per di più l'organizzazione. Quest'anno è stato fatto un percorso che passava da una costa all'altra, quindi il primo giorno siamo partiti, abbiamo fatto 250 km, siamo andati sulla costa italiana verso l'Italia. Il secondo giorno 230 siamo ritornati sulla costa verso la costa spagnola e il terzo giorno un giro più corto, un centinaio di chilometri, che è un giro ad anello. È un rally che ti permette difficile da trovare in giro, in quanto i chilometri sono anche tanti e il bello è anche questo, stiamo facendo motorelli e quindi è giusto, insomma, è anche bello fare un po' di chilometri. Percorsi, la Sardegna, come vi ho detto, è fantastica. Il tracciato è stato, dal tracciatore del vecchio, è stato fatto veramente bene, roadbook è fatto bene, ma un roadbook medio facile, nel senso che è come una lingua, insomma, descritto molto, estremamente bene, difficile sbagliare, però propedeutico appunto per anche chi deve imparare a navigare, perché ti permette le note sono belle, descritte e quindi ci si permette di imparare. Infatti insieme a me c'erano anche due altri ragazzi, uno Agostino che è un ragazzo di 65 anni e l'altro Marco. Agostino era con la Cove, praticamente è la copia della mia a livello di tarature, impostazioni e quant'altro, solo che cambiano le grafiche. Lui, non so se avete visto, la grafica è quella Iacnuta, ma tecnicamente le due moto sono due fotocopie. Il terzo era con un KTM 300 col suo torrettina chittato per fare motorelli. Percorsi, il primo giorno sono stati percorsi, si alternano, rally, si passa da cime, si fa un qualche chilometro di asfalto, ma si fa tanto fuori strada. Fuori strada è medio facile, se parliamo di enduro specialisti, che come magari la mia qua in parte è un KTM 300 chittato per arrampicare, e se dovessi farlo con quello, insomma, sono percorsi abbastanza medio facile. Ovviamente con moto da rally la difficoltà sale, se si va con un bicilindrico la difficoltà sale, tant'è che il primo giorno in alcuni punti diversi sono andati un po' in difficoltà, ma quelli con le specialistiche no, perché insomma riuscivano a salire senza problemi. Ovviamente hanno x chili in meno rispetto a chi ha moto da rally o bicilindriche. Parliamo di Cove, io ho sempre fatto il pieno sull'anteriore, non mi serve, ho 220 km di autonomia, percorso era 250, ho fatto il rifornimento, però generalmente ai rifornimenti la tenevo piena perché volevo avere le impressioni proprio di lavorare a carico, a pieno carico. Ecco. Nei percorsi scorrevoli ovviamente la moto va che è una meraviglia. Ho voluto testarla qua perché sono uscito diverse volte qua nelle mie zone a fare enduro, ma magari faccio 20, 30, 50 km. Qua invece sono 250 km di enduro medio facile, però per una rally diventano anche alcuni percorsi veramente un po' impegnativi. Che dire, sapete che sulla chat la moto va, non va, c'ha molto on-off. Io ho fatto percorsi che
veramente dei calanchi in discesa strettissimi con il solco dell'acqua in centro, dove avevi un passaggio di 20 cm a stare in cresta per poter scendere, ma moto millimetrica con l'erogazione, la frizione. Ovviamente se ero con la mia 300 era più facile perché ho 40 kg in meno. Con la Cove ho dovuto metterci un po', ma fondamentalmente nulla di che. Salite, abbiamo fatto delle mulattiere. Come mettiamo che se dovessi essere sempre con una specialistica e andiamo c'era anche un ragazzo che appunto Marco che aveva la specialistica, sono percorsi di enduro che lui esce sempre anche con noi, non fa motorelli, ma con la sua enduro specialistica era un percorso facile, medio, facile, ok? Dove non ha avuto nessun tipo di difficoltà. Con la rally, ovviamente, come ho detto prima, un po' più di peso, quindi devi gestirla, devi saperla gestire. Lasciamo perdere i cilindri perché tanti sono andati in difficoltà. Lì in questo percorso di enduro dove si lavora in prima, fondamentalmente perché già la Cove ha un po' le marce lunghe, ma con la 52 mi permette di lavorare bene. Più la corona è grande, quindi se più la corona è piccola, quindi se iniziamo ad arrivare già a una 51 che è un dente, ma cambia. Ovviamente se scendiamo ancora di più, quelle salite con quei rapporti, non dico che sarà andata in difficoltà, ma avrei dovuto metterci di più. Diverse cove, che ce n'erano 4, in quella salita lì hanno dovuto ritornare indietro, riprovare, rifare e risalire. Perché? Per vari motivi, insomma, perché la corona non era corretta, non avevano le modifiche che sono state fatte sulla Cove e quant'altro. Quindi l'ho provata anche in enduro, perché fra un po' comunque la farò rimappare, ma non la farò rimappare perché non va bene, ma la farò rimappare perché voglio tagliare il capello in 4. Come va la mia Cove? Come va la Cove di Agostino, che è la mia fotocopia identica? Ho parlato con Agostino, ho parlato con me stesso. Percorso d'enduro, ovviamente ho in mano un 4,5. Devo decidere di andare a fare enduro mulattiere, io non sceglierò mai un 4,5 perché scelgo un 300, perché ho un 3,50, 4 tempi, non un 4,50 per andare a fare enduro. Perché? Ma parliamo di qualsiasi marca, perché è un po' più scorbutico, perché ha potenza, perché magari ti può tirare le braccia, perché bisogna controllarlo. Qua stiamo parlando di Cove 4,50 ed è una rally, quindi insomma andarci a fare enduro bisogna metterci un po' di maestria. Con il setting che ho fatto, la moto va bene. Frizione, la stacca, bisogna fare gli accorgimenti che ci sono già negli altri video, ma è normale. Adesso abbiamo fatto la modifica con la frizione idraulica e ve ne parlerò più avanti. Però la moto nel brutto, in quei percorsi che la maggior parte di voi reputano impestati, va bene. Il secondo giorno, non vi parlo di percorsi veloci, perché sui percorsi veloci, ragazzi, non so se avete visto il video che ero a fine rally, siamo andati in un percorso di sabbia, non so se avete sentito come gira, io non so più come dirvelo, cioè la moto veramente è impostata così. Certo che se iniziate a cambiare lo scarico più corto, AliExpress, 50 euro, ci faccio l'accrocchio, ci metto la calza, ci metto il film, sulla chat nasce un ginepraio, perché uno a un certo punto si inventa di metterci lo straccio sopra e da lì parte una serie di, la gente inizia a parlare e diventa difficile, c'è chi va in confusione.
Volete la moto che funzioni bene? Dovete farla, non dico che lo fa come la mia, ma dovete farla così. Perché? Perché va bene in questa configurazione. A me non viene in tasca nulla, perché non ho nulla con Cove, nulla con nessun commerciante, negozio a cui ho acquistato, che come ho sempre detto, nessuno ha offerto, ma io ho pagato perché voglio testare e voglio essere imparziale. Solo a cambiare lo scarico, la moto cambia. Solo a cambiare la centralina, step 1, step 2, e poi gli metto questo, e poi gli metto quell'altro, la moto non va bene, ok? Corona da 52, adesso questo qua io lo chiedo anche altri, di mano in mano nel tempo entreranno altri in chat. Cosa bisogna fare? La moto bisogna farla, adesso non ce l'ho qua perché è in viaggio, sta ritornando dalla Sardegna, ma bisogna farla in questa maniera. In questa maniera si porta la moto come è stata progettata, ok? La moto quando ve la danno con i fermi, perché è omologata, ma come vi danno con i fermi un KTM 300 o un KTM 450 o qualsiasi altra marca, Beta, Husqvarna, chi più ne ha più ne metta, ve la danno con i fermi, noi non lo vedete perché i fermi ve li tirano via, ok? La Cove invece ve la danno e hanno i fermi, quindi uno può anche usarla così, ovviamente non è come è stata progettata, punto. Va bene o non va bene? Se dovete fare fuoristrada un po' serio, quindi volete fare tanta strada, tanti percorsi, dargli delle belle manatine di gas, andare a farvi un po' di touring, andare in Nord Africa, andare in montagna, dovete portarla almeno come un 4,5 normale che esiste su questa terra, come ho fatto la mia. Tutti gli altri discorsi è aria fritta, brutale. Ok? Chi utilizza uno scarico aftermarket è perché X-Racing, io non ho nulla, ha 8 tipi di scarico, 8, quindi qualcosa potete trovare. X-Racing, ripeto, io non ho nulla con lui, ma è un professionista che fa scarichi, che sa quello che fa. Quindi dovete scegliere uno scarico, scegliete uno di quegli 8, hanno le stesse impostazioni. Perché impostazioni? Perché deve andare bene con la centralina modello Pro, ok? Non altro, Pro, se volete una moto che lavori in modo corretto. Quindi, come è andata in enduro il secondo giorno, abbiamo fatto un percorso dove solo la Cove mia e quella di Agostino è andata su, perché era un percorso veramente difficile, non che è andata su solo le nostre 2 moto, perché c'era anche la moto di Marco specialistica, altre moto specialistiche sono salite, altre Cove, altre moto da rally, ok? La mia e quella di Agostino ci abbiamo messo del nostro, siamo saliti, era un percorso difficile, in salita, fondo duro, con rocce non piantate ma completamente morbide, veramente impegnativo. Abbiamo messo del nostro, non ci siamo appoggiati per terra, non si è spenta una volta, siamo andati su utilizzando l'acceleratore e la moto. On off non esiste, ok? Dovete regolare l'acceleratore dovete togliervi l'agio, vi toglie molto questa sensazione che vi tira, ok? Lo farà sempre un po', perché è un 4,5, ha un tiro ai bassi, non è un bicilindrico che è più morbido, ok? È un monocilindrico 4,50, come quelli che vengono utilizzati in pista da cross, è un motore 4,5 wrestling. Quindi abbiamo fatto il secondo giorno, quella mulattiera veramente impestata. Come vi ho detto, le uniche 2 Cove che sono salite, la mia e quella di Agostino, gli altri hanno bypassato quella parte, ma la moto
lo rifarei senza nessun problema. La moto è andata da Dio, veramente, la moto mi ha anche aiutato in certi punti, mi ha tirato su, veramente. Il terzo giorno abbiamo fatto un giro di defaticamento, un giro spettacolare, siamo andati giù a Piscina dove ci sono tutte le dune, paesaggisticamente molto 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 bello. Quindi riavvolgiamo il nastro, Legend Rally promosso 100%, volete addentrarvi avventure, potete andare là, non fare roadbook, vi danno una traccia GPS, vi serve uno strumento per seguire, un telefono, dal telefono in su, insomma, diciamo, da seguire la classica traccia. Se non sapete di cosa parlo, informatevi, chissà cosa vuol dire seguire una traccia, lì lo potete fare in tranquillità, ok? Percorsi lunghi, quelli con il GPS addirittura gli danno le varianti facili, quindi proprio tutti possono affrontarlo. Io penso che potrebbe affrontarlo anche un novizio, chi vuole iniziare ad approcciarsi a questa disciplina, prende la sua moto, mette la traccia GPS, quindi trova i percorsi, ha i percorsi anche un po' più facili, che non sono banali, ma più facili, e si fa i chilometri di moto insieme, magari anche a qualcun altro, ben venga. O se no, roadbook, il roadbook non ci sono varianti facili, ok? A meno che uno, come Kia, o meno che uno scarica le tracce GPS in modo da evitare percorsi, però siccome non è un Legend competitivo, quindi può fare quello che vuole. Però il roadbook fa il percorso quello più, non dico difficile, ma standard. Quindi lo consiglio veramente a tutti, qualsiasi livello. Se io dovessi fare preparazione per i rally africani, cosa farei? Partirei presto la mattina, sono 250 km, partirei presto la mattina, alle 6 di mattina farei 2 giri per fare allenamento, perché sennò in Africa i chilometri sono diversi. Voglio fare solo i percorsi, voglio fare un po' di allenamento come abbiamo fatto questa volta, faccio i percorsi 250 andare, 250 tornare, nessun problema. Sono alle prime armi, l'unica cosa che consiglio è di non andare proprio da soli, almeno in 2 persone, che semmai magari ci si dà una mano, ma fatelo, è veramente, veramente bello. E questo è il rally. La Cove si è comportata divinamente, ormai ha su quasi 4-5 mila chilometri di off-road, di quello duro, ok? Non la risparmio, quando vado a farci enduro e vado a farci anche rally, ok? Vado a farci enduro, vado con questa, con quella si capitano alcuni percorsi. Quindi, rally promosso 100%, ve lo consiglio, andate. Moto, quello che vi ho già detto, la moto con le impostazioni che ho fatto funziona da Dio, partite da lì, usatela come base. Non c'entra pro, gare, voglio andare forte, sono inesperto. Quella è una moto che nasce così. Se da lì volete fare modifiche, partite da lì almeno. Cosa vuol dire? La portate com'è la mia e dopo iniziate a vedere di cucirvela ulteriormente addosso. Okay? Perché se no voi iniziate a fare modifiche a una moto tappata, a una moto con i limitatori, a una moto che non gira bene, ma non gira bene per fare fuoristrada, perché se voi la moto Cove originale la prendete e andate a farci asfalto, lo potete fare, avrà una regolazione diversa, avrà uno spunto diverso, 1000 cose, ma se andate in fuoristrada c'è chi le prime 2 volte ha detto sì va bene, la terza volta ci ha preso un po' la mano e la moto, gli mancava la moto sotto, ok? Quindi al massimo c'è l'acceleratore, invece di andare via così, andate via così e vi dà meno potenza, però quando c'è bisogno c'è.
Vi dico questo perché, ripeto, sulla chat diventa difficile per tutti seguire, non sa chi parla e chi dice, ognuno dice la sua, chi non ha ancora la moto parla, chi ha la moto e non ha esperienza parla, chi ha la moto ha fatto una modifica parla, la gente fa fatica a capire, ok? Quindi chiedo, per il rispetto anche di tutti, e per anche la chiarezza, perché sennò non ci capite più nulla, di parlare con cognizione di causa, cortesemente. Dopodiché sul sito io lo continuo a aggiornare, il sito io l'ho fatto per voi, non per me. Quello che c'è sul sito io l'ho fatto, serve per voi. E io continuo a aggiornarlo, adesso troverete anche le sezioni per le forcelle, con i codici delle boccole, con tutto di mano in mano, che le informazioni corrette, verificate, testate, le vado a inserire, perché le posso testare io o le può testare qualcun altro, ok? Ma sono solo persone fidate, perché testare non vuol dire mettere su e dire l'ho montato, significa testarlo per chilometri, allora ve lo consiglio, ok? Come le torrette, idem, ok? Io non vi consiglio la torretta BD Van perché ho qualche interesse, ma perché sono stati fatti 4.000 chilometri di rally e la torretta ha tenuto, le altre non tengono, non hanno fatto chilometri. Quindi può darsi di sì, può darsi di no. Qual è che tiene? Quella tiene, sicuro, 100%. Ci costa poco, c'è anche l'illuminazione testata, partite da lì. Fra 1 anno, 2 anni volete cambiarla perché è uscita la torretta XYZ e vi piace di più ed è stata testata nei rally, perché deve avere la torrette. Capisco che uno dice io non vado a fare motorelli, sì, ma fuori strada lo fate. Se una torretta è testata per X rally è perché quando ve lo utilizzerete voi sarà super affidabile, chiaro? Questo per qualsiasi modifica, e per quello che vi dico, dovete modificare, fatela come ho fatto la mia, perché è stata testata. Questo non vuol dire che andrà bene per sempre, però questa configurazione all'attuale, con quello che c'è a disposizione, è perfetta, ok? Si può migliorare, sì, ma stiamo parlando dal 90% in su, ok? Intanto portatevi a 90 e dopo ne parliamo. Ovviamente, come sempre, bisogna metterci un po', è un 4,5, bisogna metterci un po' di polso, ma non per andare forte, per guidare la moto. Non è un bicilindrico, ok? È un 4,5, da rally, se accelerate, è un missile, ok? Quindi, riassumendo, rally promosso al 100%, moto non avevo dubbi, ma io gliel'ho messo il dubbio e l'ho testata veramente forte in questo rally, in percorso di enduro, e siamo andati da Dio veramente. Settimana prossima, quando vi arriverà la moto, farò fare la centralina. Perché? Perché porterò dal 90% a 100% con la configurazione attuale. Chiaro? Quindi, spero di essermi spiegato, spero che non ci siano dubbi. Adesso stavo, e lo scriverò sulla chat, pensando di venerdì, se mai facciamo, per chi ha dubbi, vuole consigli, vuole confrontarsi, facciamo magari con Zoom, vedrò come fare, si fa, lo metterò sulla chat, vedrò in quanti aderiscono, in modo che non ci insino troppi, insomma vediamo, e vedremo di fare una chiacchierata insieme. Chi ha dei dubbi, chi deve fare modifiche, chi ha bisogno di un po' di assistenza, come sempre io sono qua. Ragazzi, io vi saluto, vi do la buona serata perché adesso devo andare a mangiare. Statemi bene, godetevi la Cove, che è una moto fantastica. Ok? Ciao!